Ciao, io sono Sonia. Come vedete sono in modalità anch'io vacanza perché ovviamente è agosto e quindi dobbiamo essere in vacanza anche se non lo siamo. Quindi ho il mio bellissimo cappellino e i miei occhiali da sole. In realtà mi mancherebbe tipo dietro il green screen con magari la montagna o il mare, però vabbè, fa lo stesso. Questo video è perché molti mi chiedono spesso come creare i pattern da zero, tipo anche come creare il pattern per delle maschere soprattutto. L'ho spiegato brevemente tante volte nei video, magari anche sul mio profilo Instagram, però so che è un argomento che comunque va spesso, è molto gettonato e quindi può sempre servire. Quindi vi farò vedere a cosa servono questi o comunque come si creano questi per fare cose come questa. Non faccio video da tipo un sacco di tempo, la gente in agosto va in vacanza, io invece faccio i video. Io spero tanto che il messaggio vi arrivi, nel senso che non è facile spiegare una cosa del genere, almeno per me. Mi sento tipo come quelli che spiegano le cose e le ripetono 5.000 volte, tipo questo disegno è bello, ma l'importante Tutti i disegni sono bello è perché alla che sia fine ciò che bello. conta non è solo la bellezza, è la bellezza di essere un disegno bello. Quindi spero che il video possa essere utile e comprensibile soprattutto. Infine vi ricordo che tutti i materiali che utilizzerò nel video sono qui sotto in descrizione assieme a tutti i miei social dove potete sostenermi, seguirmi e guardare quello che faccio nella vita. Perciò facciamo partire il video. Per fare la scultura del nostro modello di solito serve sempre una plastilina abbastanza dura, tipo questa è una Monster Clay di media durezza, si può scaldare e diventa più morbida e quando si raffredda diventa più dura. Quindi di base utilizzo una reference o anche più di una e faccio il mio modello. Ovviamente sto facendo solo una metà della scultura perché comunque il modello sarà simmetrico e ci basterà fare soltanto metà. Come base sto utilizzando una testina, una di quelle di polistirolo. È meglio usarne una più resistente, però io mi trovo bene anche con questa e è molto ben fissata, come vedete, con delle viti al supporto di legno. Una volta finita la scultura, iniziamo a ricoprire la scultura con del nastro di carta. Vado per piccole sezioni perché molte parti ci sono sottosquadri, sono un po' incavate e quindi è meglio utilizzare pezzi piccoli, anche andandoci sopra più di una volta non c'è problema. E ricopro bene tutta quanta la nostra scultura. Cerco di incollarli più appiccicati possibili. Poi ci serviranno due indelebili, uno nero e uno rosso magari, e con quello nero inizio intanto a tracciare la linea del mezzo e poi inizio a fare tutte le divisioni del nostro modello. Il meccanismo è più semplice a farlo che a spiegarlo in realtà, perché tutte le sagome che poi andremo a trasferire sulla carta dovranno essere piatte, quindi l'importante è che appunto noi facciamo delle linee intelligenti per riuscire poi ad appiattire tutto il nostro pattern. E quindi divido in varie linee tutte le forme che poi andrò a tagliare. In alcuni punti ovviamente ho sbagliato perché ho fatto delle linee in più che non servono e quindi ci ho semplicemente fatto una croce. Questo è solo una bozza di quello che sarà poi il nostro pattern, quindi se sbaglio qualcosa non è importante. L'importante è comunque capirsi e non fare tipo tantissime linee che poi non si capisce niente. Sì, l'importante è capirsi. Con il pennarello rosso invece faccio i dettagli e anche segno i punti di raccordo, che sono praticamente tipo dei punti di cucitura, diciamo, che mi aiutano poi a rimettere insieme il pattern correttamente. Inoltre poi ho fatto dei tratteggi sul bordo e dei puntini, perché questi stanno a significare che i tratteggi sono praticamente gli angoli incavati e i puntini sono gli angoli appuntiti, cioè tutte le parti che praticamente hanno un'angolazione
che non è, diciamo, piatta, che sono magari sporgenti o magari che sono incavate, appunto, le segno con questo tratteggio, con questo puntino, perché poi andrò a variare l'angolo del mio taglio con il taglierino sul foam. Infine faccio tutte le lettere sui bordi delle varie sagome per capire come vanno incollate insieme. Ovviamente poi tutte le forme, una volta tagliate e divise, saranno abbastanza strane e quindi sarà difficile ricordarsi dove vanno i pezzi, quindi meglio numerarle o metterci delle lettere. Adesso con il taglierino sto tagliando su tutte le linee delle mie sagome, appunto per tagliarle e separarle dalla mia scultura. Quindi una volta tracciate tutte le linee col taglierino posso togliere via le mie sagome dalla scultura senza rovinarla, magari la posso riutilizzare. Dopo che ho messo tutte le sagome sui miei fogli, ho dovuto comunque ingrandirle perché erano un pochino piccole, quindi ho utilizzato la fotocopiatrice per fotocopiarle del 30% più grandi, perché comunque la testina che usavo era piccola e non andava bene. E adesso che ho tagliato tutte le mie forme, che ho quindi il mio pattern, ovviamente metà soltanto, lo trasferisco sul foam di spessore 5 mm ad alta densità e ovviamente traccio tutte le forme 2 volte capovolgendole per fare entrambe le metà simmetriche. Poi taglio con il taglierino tutte le mie parti e ovviamente seguo le istruzioni dei puntini e dei tratteggi, quindi quando ci sono dei puntini inclino la lama verso l'interno e quando ci sono dei tratteggi inclino la lama verso l'esterno, così poi alla fine quando incollerò i pezzi insieme verranno fuori delle angolazioni diverse che daranno appunto la forma corretta al nostro pattern. Incollo i pezzi insieme sempre con la solita colla a contatto, che è il mastice della Pattex. Va applicata ad entrambi i lati con uno strato molto sottile, poi va lasciata asciugare per lasciare asciugare il solvente che sta sulla colla. Quindi incollo i pezzi uno ad uno, un po' alla volta, e non c'è un ordine specifico di solito per incollare i pezzi insieme. È come ricomporre un puzzle praticamente. Finalmente ho fatto le due metà e ora vediamo prendere forma alla nostra maschera e quindi come vedete ci sono tutte le varie angolazioni, tutti i vari tagli che ho fatto che rendono la nostra maschera come la scultura che avevamo fatto all'inizio, solo che ora è in foam e quindi potete utilizzarla e riutilizzarla per qualsiasi progetto vogliate. Si può anche modificare e dividere la parte sotto, la parte inferiore della mandibola per far sì che la bocca si apra e si chiuda facendoci il meccanismo. Quindi potete anche modificarla o comunque utilizzarla per qualsiasi tipo di progetto originale. Ricordatevi che questi modelli sono nel mio negozio Etsy, quindi se vi interessa acquistarli potete farlo, vi lascio qui sotto il link in descrizione assieme a tutti i materiali che ho utilizzato. Questo è tutto, grazie mille per aver visto il video, mi raccomando iscrivetevi al canale se non volete perdere i prossimi video e le prossime news. Ce l'ho fatta, buone vacanze e ci vediamo presto!